Immaginate di essere a Roma, ma non la Roma dei marmi bianchi e della pace che studiate sui libri. Immaginate una città sporca, sovrappopolata, sull'orlo di una guerra civile permanente. Al centro di tutto questo c'è un uomo che ha capito una cosa che i suoi colleghi senatori ignorano. Il potere non è più nei palazzi, il potere è nelle strade. Quell'uomo è Gaio Giulio Cesare e sta per fare a pezzi la repubblica più potente del mondo per ricostruirla a sua immagine e somiglianza. Benvenuti su Arcana Temporis, dove il passato rivive. Facciamo però un passo indietro, perché Cesare non nasce dal nulla. La verità è che il sistema romano era già rotto. Le élite si erano arricchite a dismisura, mentre i veterani tornavano dalle guerre senza lavoro, senza terre, senza futuro. Vi suona familiare? Cesare questa rabbia la legge meglio di chiunque altro. Non è solo un generale, è un comunicatore formidabile. È di fatto uno dei primi esempi di leader che scavalca le istituzioni per parlare direttamente alla pancia della gente. Ma c'è un problema. Il Senato lo odia. Lo vedono come un tiranno in erba, un aristocratico che ha tradito la propria classe per allearsi con la cosiddetta plebe. A questo punto la domanda non è più se lo scontro avverrà, ma quando. Quando Cesare attraversa quel maledetto fiume, il Rubicone, sa perfettamente che non sta solo violando una legge, sta firmando l'inizio di una partita a scacchi, in cui chi perde finisce con 23 coltellate nella schiena. Per capire come Cesare sia diventato Cesare, dobbiamo guardare alla Gallia. Per 10 anni quella regione è stata il suo laboratorio personale, non solo una conquista militare, ma una gigantesca operazione di marketing politico. Mentre i suoi legionari morivano nel fango contro i Celti, Cesare scriveva, mandava a Roma i suoi commentari, resoconti in una prosa pulita, essenziale, quasi giornalistica. Non diceva io ho fatto, diceva Cesare ha fatto. Si trasformava in un mito vivente mentre era ancora sul campo di battaglia. E insieme alle parole mandava a Roma qualcosa di ancora più potente, l'oro. Talmente tanto bottino da influenzare il mercato romano. Cesare non stava solo conquistando la Gallia, stava comprando Roma con i soldi dei Galli. A Roma intanto qualcuno inizia a sudare freddo. Pompeo Magno. L'unico generale che avrebbe potuto tenergli testa capisce che il suo ex alleato è diventato un mostro politico incontrollabile. Il Senato è terrorizzato e gioca l'ultima carta. Ordina a Cesare di sciogliere l'esercito e tornare a Roma da semplice cittadino. La traduzione è semplice. Vieni qui, così possiamo processarti e distruggerti. Cesare sa di avere il popolo e le legioni dalla sua parte. Il dado è tratto, ma non è un azzardo, è un colpo di stato pianificato nei minimi dettagli. Vinta la guerra civile, Cesare diventa il padrone assoluto di Roma. Si fa nominare dittatore a vita. Ed ecco il paradosso del populista. Una volta distrutto il sistema, deve dimostrare di saperlo ricostruire. Cesare corre contro il tempo, riforma il calendario, ridà terra ai veterani, concede la cittadinanza, modernizza lo Stato, ma lo fa con una spregiudicatezza che umilia l'aristocrazia. I nobili capiscono che sotto Cesare non c'è più spazio per la loro libertà. Attenzione però, per loro libertà significa privilegio. Per fermarlo non hanno più le leggi, hanno solo il ferro. Le 23 coltellate a Lady di Marzo non salvano la Repubblica, la uccidono definitivamente. Gli assassini di Cesare si credevano liberatori, ma avevano sottovalutato un dettaglio fondamentale. Il popolo non voleva la loro libertà, voleva pane, voleva ordine, voleva stabilità. Cesare non è stato la causa della fine della Repubblica, è stato il medico che ha staccato la spina a un paziente già morto. Ancora oggi parliamo di cesarismo, un potere che scavalca tutto in nome del popolo. E la domanda dopo 2000 anni è sempre la stessa.
quanto siamo disposti a sacrificare della nostra democrazia in cambio di un leader che ci dice esattamente quello che vogliamo sentire. E voi? Cesare è stato un eroe necessario oppure sono un dittatore spregiudicato? Scrivetemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima avventura nella storia con Arcana Temporis, dove il passato rivive.